troviamo a Ravenna, in un quartiere in prossimità del centro storico, su un edificio più o meno dei primi del Novecento. Un edificio non vincolato dal punto di vista storico-testimoniale, ma dal nostro punto di vista comunque significativo. In più ci troviamo in un contesto che è quello della città di Ravenna, che è fortemente connotato da vari elementi di storicità. Uno di questi, che è quello che usiamo come elemento ispiratore del progetto, è la tradizione del mosaico bizantino. Mosaico bizantino che vede l'uso della foglia d'oro come massimo elemento espressivo. Ci sono tantissimi esempi di questo tipo nelle abbazie, nelle chiese della città. Per cui allora nell'idea embrionale ci chiediamo come fare a mantenere la memoria dell'edificio esistente, pur dovendo in qualche modo abbatterlo per soddisfare le caratteristiche di innovazione tecnologica e di innovazione formale che ci richiede la committenza. Ora, essendo in prossimità del centro storico, una tipologia che lo caratterizza è appunto la casa a corte. Noi in qualche modo potevamo mantenere le murature perimetrali preesistenti proprio per andare a costituire una corte in maniera tale da trasformare il tutto in una casa a corte, come dire, innovativa, per cercare di mantenere appunto questa duplicità, da una parte le relazioni rispetto al contesto storico, dall'altra parte invece l'innovazione tecnologica. Per cui una volta creata la cortina, caliamo all'interno un volume con una forma stereometrica molto semplice. Questa forma stereometrica doveva in qualche modo ricordare l'archetipo della casa. C'era anche la necessità di fare in modo che queste corti non fossero troppo buie, per cui utilizziamo questi elementi in vetro estruso che hanno una triplice funzione. Da una parte aiutano a schermare acusticamente rispetto alla strada, dall'altra consentono l'ingresso della luce, ma dall'interno verso l'esterno consentono anche di reinterpretare il punto di vista dello spettatore, perché io quello che vedo attraverso alla visione, se vogliamo, sfocata di questi vetri estrusi, in qualche modo è una reinterpretazione di quello che succede nella città, come se fosse un quadro astratto in movimento che potesse comporsi ogni ora del giorno e ogni momento. Da un punto di vista di distribuzione planimetrica, l'edificio sviluppato su 2 piani è fondamentalmente al piano terra definito da una scala centrale che è collocata all'interno di un parallelepipedo dove sono stati collocati armadi e spazi di servizio. Questo parallelepipedo di fatto già definisce la distribuzione al piano terra, dividendo la zona d'ingresso da un grande open space dove c'è il soggiorno, la cucina, e da lì attorno si diramano altre camere, soprattutto di servizio, una sala giochi, una lavanderia, un bagno, eccetera. Salendo le scale, che sono appunto incastonate all'interno di questo parallelepipedo, si arriva alla zona notte. Molte delle camere si affacciano sulla corte, avendo quindi una vetrata a tutta altezza. Quelle che invece si affacciano sul fronte strada hanno invece delle finestre più contenute. La larghissima parte dell'arredo è stato progettato e fatto realizzare su disegno, con l'obiettivo di mantenere la massima coerenza in tutti gli ambienti del medesimo stile. Abbiamo chiamato il progetto The Gold Inside per vari motivi. Il primo appunto per un richiamo al mosaico bizantino, l'altro invece perché di fatto nel progetto il mantenimento delle murature dell'edificio preesistente in qualche modo costituissero una sorta di scrigno che contiene all'interno appunto qualcosa di prezioso, che in questo caso è il cuore contemporaneo dell'edificio. Un edificio che è stato progettato tenendo conto dello standard Passive House, quindi uno standard che da un punto di vista di sostenibilità riesce a raggiungere i massimi livelli.
l'edificio produce più energia di quella che consuma, ha un elevato livello di comfort indoor, per cui ci sembrava molto interessante mettere in relazione un edificio energivoro, se vogliamo, come quello precedente, costruito nei primi del Novecento, con un edificio nuovo che in qualche modo incarnasse un esempio alto in termini di sostenibilità e di efficienza energetica, per far capire come il futuro deve essere sempre più connotato rispetto a un'architettura più etica, che tenga conto sempre della qualità e del benessere del mondo in cui abitiamo.